Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Misteri Italiani. È da un po' che non prendo in mano questa serie, quindi in occasione del grande ritorno ho pensato di portare un tema che in molti mi avete richiesto. Il personaggio al centro della vicenda è stato paragonato tantissime volte a Jack lo Squartatore. I suoi omicidi sono stati oggetto di ogni tipo di teorie, anche di stampo cospirativo. Sto parlando ovviamente del mostro di Firenze, il serial killer che ha segnato uno dei capitoli più oscuri del nostro paese, ma anche uno dei più complessi per la giustizia italiana. Ovviamente, prima di iniziare è doveroso fare una premessa. Con l'idea di raccontare tutta la vicenda in un solo video, mi sono visto costretto a sintetizzare al massimo lo svolgersi dei fatti. Ognuno dei punti che menziono si meriterebbe molto più spazio, ma in quel caso ci vorrebbero ore per illustrarne anche solo uno. Qui però la mia intenzione è quella di darvi un panorama completo di ciò che accadde negli anni in cui il mostro seminò l'orrore a Firenze e dintorni, da quando fece la sua comparsa al giorno in cui misteriosamente sparì alla vista. Oltre a discutere chiaramente con voi alcune delle teorie e delle piste seguite per risolvere il caso. Ecco quindi il mostro di Firenze. La storia del mostro di Firenze inizia in realtà nel 1968 e nel modo più inaspettato, con un crimine risolto. Era il 21 agosto 1968 a Signa, vicino a Firenze, quando gli amanti Antonio Lo Bianco e Barbara Locci furono assassinati mentre facevano l'amore in macchina, mentre il figlioletto di quest'ultima dormiva sul sedile posteriore. L'omicidio venne compiuto con una beretta calibro 22 e il marito della donna venne arrestato e condannato per l'omicidio. Della pistola però non c'era traccia. Per la polizia dell'epoca era solo un altro omicidio passionale. In verità esistevano altre piste che avrebbero potuto avere a che fare con Stefano Mele, il marito di Barbara Locci e il suo assassino confesso. È anche vero che la dichiarazione del piccolo Natalino Mele non era sempre coerente, ma dopo tutto era ancora un bambino di 6 anni e l'arma del delitto, come dicevo, non si trovava. Il problema è che la pistola sarebbe ricomparsa 6 anni dopo, il 15 settembre 1974. Di nuovo aveva strappato la vita ad una coppia, e ancora una volta mentre si trovavano in macchina nelle vicinanze di Firenze, questa volta vicino a Borgo San Lorenzo. Il crimine era molto più terribile del precedente. Dopo aver sparato a Stefania Pettini alle gambe, l'assassino la pugnalò 97 volte e la violentò con il ramo di una vite. Il suo compagno e fidanzato Pasquale Gentilcore morì più rapidamente. Inoltre il contenuto della borsetta di Stefania venne trovato sparso sul pavimento, senza che mancasse quasi nulla. Questo modus operandi si sarebbe ripetuto in tutti i casi successivi. La polizia rivolse la sua attenzione ai guardoni che frequentavano le città vicine a Firenze, nel tentativo di ottenere immagini dei giovani che si ritiravano ai lati delle strade per divertirsi. Il risultato dell'indagine fu un completo fallimento e solo alcuni dei guardoni furono interrogati e il caso fu messo in stand-by. Nessuno sembrava pensare molto alla pistola in realtà, non che li avrebbe aiutati purtroppo. Stefano Mele infatti era in prigione all'epoca. Tutto sarebbe cambiato 7 anni dopo, il 6 giugno 1981, quando Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio furono assassinati vicino a Scandicci. Ancora una volta la stessa beretta calibro 22, un piccolo paese vicino a Firenze, una coppia in un'auto in piena notte, il contenuto della borsa di lei gettato a terra e finalmente un nuovo pezzo del puzzle. Non contento di aver ucciso Carmela, l'assassino le amputò una parte del pube. Ora niente, e nessuno avrebbe potuto fermare l'isteria. Ma se i fiorentini pensavano che ci sarebbe stato un periodo di pausa, si sbagliavano. Poco più di 4 mesi dopo, il 23 ottobre 1981, l'assassino colpì ancora. Questa volta in un parco vicino a Calenzano. Stefano Baldi e Susanna Cambi erano le nuove vittime. Le somiglianze con l'omicidio di Foggi e di Nuccio erano innegabili. Non c'erano più dubbi. Un serial killer era a piede libero a Firenze e nessun giovane era sicuro. Tutta la città iniziò a vivere in una sorta di stato d'assedio. Il 19 giugno 1982 l'assassino sarebbe apparso di nuovo. Questa volta a Baccagliano di Montespertoli, un altro piccolo paese vicino al capoluogo toscano.
Forse mai, prima di allora, l'assassino rischiò così tanto di farsi catturare. Le sue vittime erano Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, ma questa volta fu a punto di commettere un errore fatale. Mainardi era ancora vivo quando trovarono l'auto. Aveva cercato di fuggire con essa e purtroppo era rimasto bloccato in un fosso. Lì l'assassino aveva terminato il lavoro, senza poter mutilare Antonella questa volta. Alcuni studiosi del caso dicono che il mostro sia probabilmente sfuggito alla cattura per meno di un minuto. Nell'estate del 1983, l'intera città era ancora in stato d'allerta. L'ordine era chiaro. Nessuno doveva uscire in campagna nelle notti di fine settimana, quando c'era luna nuova. Quelle notti erano le preferite dal mostro per agire. Due tedeschi, Wilhelm Friedrich Horst Meyer e Jens Uwe Rüsch, dovevano essere all'oscuro e si accamparono nella loro carovana vicino a Giogoli. Questa volta l'assassino si accontentò di spararli. Molto è stato detto sul fatto che, confuso dalla carragione di Rüsch, pensò che fosse una ragazza, e che spiegherebbe perché attaccò due uomini in quell'occasione. Le sue intenzioni potevano essere state ostacolate in quell'occasione, ma la città sapeva che era ancora là fuori. Eppure, un anno dopo, con Firenze in subbuglio, alcuni giovani rischiavano ancora la vita, in cambio di qualche fusione in macchina con i loro partner. Il 29 luglio 1984, Claudio Stefanacci e Pia Gilda Rondini accostarono l'auto, una Fiat Panda, vicino a Vicchio di Mugello. Il risultato fu la loro morte. Questa volta Pia subì una doppia mutilazione. Oltre alla zona intima, le venne asportata anche una parte di seno. La polizia brancolava nel buio, sotto la pressione insopportabile di una popolazione che sembrava essere immersa in un incubo senza fine. L'ultima apparizione del mostro avvenne il 7 o 8 settembre 1985. Questa volta le vittime furono due campeggiatori francesi, probabilmente ignari del pericolo. L'omicidio avvenne a San Casciano Val di Pesa. I nomi della coppia erano Jean-Michel Kravishvili e Nadine Moriot. Questa volta l'attacco avvenne all'interno della tenda in cui stavano dormendo. Jean-Michel riuscì a scappare mentre Nadine stava morendo per i primi colpi ricevuti, ma l'assassino lo raggiunse e lo finì. In seguito mutilò Nadine, proprio come aveva fatto con Pia Gilda Rondini, e cercò di nascondere i corpi dentro la tenda per ritardarne la scoperta. I corpi vennero trovati appena 2 ore prima dell'arrivo di un pacco inviato a Silvia Della Monica, il procuratore incaricato del caso. Nel pacchetto c'era una parte del seno sinistro di Nadine Moriot. Si potrebbe pensare a Jack lo squartatore e credere che questa fosse una sorta di sfida alla polizia. Tuttavia il mostro non agì più, scomparendo nello stesso modo in cui era apparso. Le indagini. L'indagine sul mostro di Firenze è stata una delle più lunghe, complesse e controverse della storia italiana. Dalla scoperta del serial killer nel 1981 vennero accusate molte persone, elaborate centinaia di ipotesi, molti sospetti imprigionati, ma ancora oggi non sappiamo chi ha perpetrato i crimini. La soluzione ufficiale del caso fu prima di tutto quella dei cosiddetti compagni di merende, un gruppo di contadini locali guidati da Pietro Pacciani. Si trattava di un personaggio davvero losco, che stava scontando una condanna per lo stupro delle sue stesse figlie e aveva la reputazione di uomo violento. Aveva anche passato alcuni anni in prigione negli anni 50 per l'omicidio dell'amante della sua ragazza. Era un candidato perfetto per il caso, o così deve aver pensato l'accusa. Insieme ai suoi presunti complici, Mario Vanni, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, fu alla fine condannato, anche se il caso fu poi archiviato per mancanza di prove. Tuttavia, questa non fu la fine delle teorie su Pacciani e i suoi compagni di merende. Giuliano Mignini è un procuratore italiano, famoso per il suo ruolo in questo caso e nel caso della morte di Meredith Kercher. Il suo campo d'azione era anche Perugia e non esitò a collegare gli omicidi del mostro alla morte il 13 ottobre 1985 di un medico della città, Francesco Narducci. Membro di una delle più importanti famiglie perugine, secondo Mignini faceva parte di una setta satanica, composta da membri delle più note famiglie di Perugia e Firenze, che usavano i suoi compagni di merende per compiere gli omicidi, al fine di ottenere componenti
per i loro oscuri riti. Queste indagini possono sembrare banali, ma in quel caso non lo erano. La guerra lanciata dagli inquirenti prese di mira a Francesco Calamandrei, un farmacista accusato di essere il mandante degli omicidi e del contatto con i compagni di merende. Portò quasi all'imprigionamento del giornalista Mario Spezzi, anche se di questo parleremo più avanti. Tuttavia, sebbene alcuni continuino a difenderla, sembra che questa via d'indagine sia stata ormai abbandonata. L'altra grande teoria, che è stata sostenuta per molti anni, è la cosiddetta pista sarda. Questa si basa sull'ipotesi che la pistola usata nel primo omicidio possa essere finita solo nelle mani di uno dei sardi che hanno aiutato Stefano Mele nell'omicidio. Seguendo la pistola, sostengono i postulanti, troveremo il mostro. Dopo aver tentato la fortuna praticamente con tutti i membri del clan sardo, i sostenitori di questa teoria sembrano concordare che il principale sospettato sarebbe Antonio Vinci, figlio e nipote dei sardi coinvolti nel primo omicidio. Ma si arrivò ad un nulla di fatto. Un'indagine trasformata in caccia. L'evento che avrebbe portato il caso del mostro di Firenze a una certa fama internazionale non avrebbe avuto a che fare però con gli omicidi, ma con l'indagine condotta da un autore americano di bestseller, insieme a un giornalista italiano, Douglas Preston e Mario Spezzi. Douglas Preston arrivò a Firenze nel 2000 per stabilirsi con la sua famiglia. Originariamente voleva fare ricerche per un romanzo su un'opera perduta di Masaccio, ma inconsapevolmente finì per farsi rapire dalla storia del mostro. Quando incontrò Mario Spezzi, era già uno dei maggiori esperti italiani sul killer, avendo seguito i suoi crimini dal 1981 ed essendo un ardente sostenitore della pista sarda. Douglas Preston rimase ore ad ascoltare la storia dal punto di vista di Spezzi, apprese moltissime informazioni sul caso e decise di abbandonare il suo romanzo per scrivere un libro sull'assassino, scritto a 4 mani, che avrebbe permesso di far conoscere il caso fuori dall'Italia. Naturalmente raggiunsero il loro obiettivo, anche se nel modo che meno gli sarebbe piaciuto. Spezzi e Preston criticarono aspramente l'inchiesta condotta da Mignini, che considerò la difesa da parte loro della pista sarda un attacco al suo lavoro. La tensione era palpabile nell'aria, il che era prevedibile. Mignini decise quindi di accusare formalmente i 2 autori di interferire con le indagini e addirittura di accusare Spezzi come complice degli omicidi. Fortunatamente per tutte le persone coinvolte, la questione non andò oltre un arresto temporaneo e 5 minuti di paura per Spezzi. L'accusa era basata su un presunto intento da parte di Spezzi e Douglas di creare prove false relative alla beretta calibro 22 usata negli omicidi. Dopo aver letto le loro dichiarazioni nel libro The Monster of Florence, A True Story del 2008, non c'è dubbio che gli scrittori siano stati eccessivamente avventati e audaci nelle loro azioni, ma difficilmente possiamo credere che abbiano agito per ostacolare qualsiasi azione da parte della polizia. Chi era il mostro di Firenze? Le teorie. Una delle teorie a prima vista più inverosimili, ma che ha attirato l'attenzione dei media di mezzo mondo, è quella recente della pista Zodiac. In un'inchiesta condotta dal giornalista Francesco Amicone, pubblicata fra il 2018 e il 2021 sul sito web della rivista Tempi e sui quotidiani Il Giornale Libero, si afferma che dietro al mostro di Firenze si celi l'assassino seriale statunitense, killer dello Zodiaco. Il suo vero nome sarebbe Giuseppe Joe Bevilacqua, nato a Totowa, in New Jersey, il 20 dicembre 1935. Bevilacqua, che fu anche testimone del processo Pacciani, abitò e lavorò presso il cimitero americano di Firenze a San Casciano, dal luglio 1974 alla fine del 1988, a poche centinaia di metri dal luogo dell'ultimo crimine attribuito al mostro. Amicone lo denunciò il 1 marzo 2018, riportando una serie di conversazioni durante le quali Bevilacqua avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Era Bevilacqua colui che Lorenzo Nesi, nel 2003, aveva identificato con il nome di Ulisse l'americano. Bevilacqua negò di aver ammesso tal cosa, ma secondo la versione di Amicone avrebbe cambiato idea e ritrattato tutto in un secondo momento su suggerimento del suo avvocato. I delitti negli Stati Uniti sarebbero avvenuti mentre Bevilacqua era nell'esercito americano e lavorava come infiltrato per la Criminal Investigation Division.
Dopo il congedo dall'esercito e il trasferimento al cimitero americano, l'ex agente del CID avrebbe iniziato a perpetrare i suoi delitti anche nei dintorni di Firenze, guadagnandosi il soprannome di Mostro. Ma ci furono altre teorie. Secondo il criminologo Francesco Bruno, il mostro sarebbe un uomo mai individuato, un assassino seriale con intelligenza superiore alla media, mosso da delirio religioso e suggestioni moralistiche. Secondo un'altra teoria, sarebbe stato Pacciani, ma agendo in solitario, senza l'intervento di compagni di merende o mandanti. Ci fu anche chi affermò di aver conosciuto il mostro e che sarebbe stato un operaio umbro morto nel 1999. Ma tutte queste ipotesi non sono mai state confermate. Omicidi risolti e cospirazioni. È molto facile sottovalutare il caso del mostro di Firenze ad uno studio superficiale. Sebbene molto complesso, potrebbe essere paragonato a tantissimi altri casi di omicidi seriali accaduti nel resto del mondo. Eppure per noi significa moltissimo. Gli omicidi avvenuti a Firenze tra il 1968 e il 1985 ci parlano di una società disgregata, incapace di proteggere i suoi o di trovare i colpevoli. Si può supporre che l'identità di Jack lo Squartatore non sarà mai conosciuta e senza troppi problemi. La Londra vittoriana è molto lontana. Ma nell'Italia degli anni '80 come poteva un assassino tenere in scacco tutta Firenze per 5 anni e farla franca? Qualcosa che colpisce la nostra idea di giustizia è quella necessità di un finale per metterci il cuore in pace. Ma come se non bastasse, possiamo anche utilizzare il caso del mostro di Firenze per meditare sulle cospirazioni e le loro ripercussioni sulla società. Non c'è dubbio che molti di coloro che ancora seguono il caso continueranno a pensare che ci sia effettivamente la possibilità che alle spalle degli omicidi esista una sorta di cospirazione. Quando vi sono troppe cose che non quadrano in una vicenda, gli amanti delle cospirazioni si scatenano ed è in quel momento che di teorie ne nascono come funghi. Sia come sia, il mostro di Firenze è il nostro grande mistero. Quel personaggio di cui si parla oltreoceano, quello che esattamente come Jack lo Squartatore entra nell'immaginario collettivo, dando adito a sempre più teorie disparate e aumentando la luna di mistero attorno alla vicenda. E voi, però, cosa ne pensate? Se arriverà un giorno alla risoluzione del caso, fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.